Se pensiamo ai costumi, alle tradizioni e ai valori della moderna civiltà occidentale, non possiamo fare a meno di domandarci da dove vengano il nostro modo di vivere, di pensare e più in generale di intendere la società. Molto è cambiato nel corso dei secoli, eppure a distanza di moltissimi anni è possibile ritrovare nelle piccole cose di tutti i giorni un'eredità antichissima. L'impatto che la civiltà romana ha avuto sul mondo ha qualcosa di straordinario. Una società estremamente moderna, il cui eco è ancora fortissimo, persino ai giorni nostri. Roma è presente ad esempio quando si scrive una mail e scorrete veloci sulle lettere della tastiera, identificando gli stessi caratteri che un antico romano avrebbe senz'altro anch'egli riconosciuto. Romana è stata la stragrande maggioranza dell'Europa attuale e molte volte ci si meraviglia pensando come il continente europeo non sia mai stato così unito come sotto il dominio romano. Si può quindi senza dubbio definire Roma come la culla della moderna civiltà occidentale. E così come la nostra cultura passa soprattutto attraverso la vita della gente comune, sarebbe miope provare a descrivere e ricordare la società romana solamente per i grandi trionfi e le grandi opere. Roma viveva e pulsava nella vita della gente comune. In questa puntata vorremmo provare a raccontarvi la vita quotidiana in una classica città romana. Oggi non siamo diretti a Roma, bensì in quello che era il suo antico porto, Ostia. Ostia, dal latino ostium, foce o bocca di fiume, fu la prima colonia romana del Latium Vetus, l'antico Lazio, fondata alla foce del fiume Tevere dal leggendario re di Roma Anco Marzio, intorno al VII secolo a.C. La città conobbe il suo periodo di massimo splendore durante l'epoca imperiale. Essa infatti rappresentava l'antico porto di Roma, da cui dipendevano gli approvvigionamenti di grano della capitale dell'impero, i cosiddetti annona. Ma come si viveva in questa antica città romana? Grazie alla preziosa testimonianza archeologica rappresentata dall'eccezionale stato di conservazione della città di Ostia, possiamo guidarvi oggi in questo viaggio e vivere insieme una giornata nella vita di un cittadino di Ostia nel I secolo d.C. La vostra vita cominciava presto all'alba e probabilmente vi sareste svegliati all'interno di un'abitazione simile a questa. Un enorme caseggiato molto simile a quelli che siamo abituati a vedere oggi all'interno delle nostre città. I romani le chiamavano insule, termine sopravvissuto ancora oggi nella denominazione moderna con il termine di isolato. Questi giganteschi appartamenti, di cui adesso sono conservati solamente i primi 2 piani, rappresentavano gli alloggiamenti della stragrande maggioranza delle persone. Nel piano terra si trovavano le botteghe con affaccio sulla strada e retrobotteghe di servizio per i negozi. Al primo piano c'erano gli appartamenti più eleganti, dotati di una balconata che percorreva il perimetro dell'edificio. I piani superiori, probabilmente 2, erano invece destinati alla gente più umile. All'interno di queste abitazioni, la vostra prima colazione o dientaculum sarebbe probabilmente stata piuttosto frugale. Un sorso d'acqua, qualche avanzo della cena della sera prima e via in strada. Uscendo di casa avreste imboccato questo vicolo e vi sareste probabilmente diretti, a seconda delle vostre necessità, al lavoro oppure nel centro città verso il foro.
Le strade erano straordinariamente affollate. Ovunque bancarelle dove poter acquistare di tutto, dai sandali al vestiario, ai mobili, al cibo. Nessuno rimaneva in casa e probabilmente possiamo assimilare l'atmosfera che si respirava all'epoca provando ad immaginare un moderno mercato rionale, con urla, odori e persone. Percorrendo la strada avreste incontrato inoltre molti conoscenti e amici che avreste salutato molto rapidamente con un leggero movimento del braccio pronunciando il plurifamoso Ave. I romani infatti non amavano molto il contatto fisico, ad eccezione di un gruppo di persone, i seguaci del dio Mitra, che si salutavano stringendosi la mano, gesto rimasto immutato e tramandato fino a noi nel corso dei secoli. Probabilmente uno dei primi bisogni la mattina era sicuramente quello di liberarsi del peso del pasto consumato la sera prima. Anche se i cittadini più ricchi e benestanti potevano godere di un bagno in casa, la stragrande maggioranza delle persone si recava ai bagni pubblici. Ed effettivamente il numero di latrine pubbliche in città era piuttosto numeroso, un numero sostenuto da un sistema fognario presente ad Ostia sin dai tempi della sua fondazione. Possiamo immaginare anche qui probabilmente la fila di persone che attendeva pazientemente il proprio turno. L'odore non doveva sicuramente essere dei migliori, nonostante i romani fossero molto attenti all'igiene e alla pulizia. Qui si possono ancora vedere, a distanza di secoli, i sedili di marmo allineati lungo i muri dell'ambiente. Sotto ad essi, in un canale profondo, scorreva l'acqua di evacuazione e davanti, nella pavimentazione, una canaletta alimentata da una piccola fontana che forniva l'acqua per potersi lavare. Continuando lungo le strette vie, avreste poi infine imboccato il Decumanus Maximus, la strada principale della città, naturale prosecuzione della via Ostiense. Anche qui, probabilmente, avreste avuto modo di assistere al traffico copioso di merci, carri e persone. Ed infine, di fronte a voi, avreste visto aprirsi la grande piazza del Foro. Dedicato al re Anco Marzio, il foro rappresentava il centro politico e commerciale della città. Intorno ad esso si sviluppavano infatti i principali edifici pubblici e rappresentava di fatto il centro nevralgico della vita cittadina. Oltre a rappresentare il centro della città, il foro rappresentava il luogo ideale per incontri ed appuntamenti. Qui, ad esempio, avreste incontrato amici e conoscenti con cui discutere di affari, fare quattro chiacchiere o magari andare alle terme. Sulla piazza il Capitolium dominava tutta la scena. Il tempio, eretto sotto il regno dell'imperatore Adriano, era dedicato al culto della triade capitolina, composta da 3 specifiche divinità: Giove, Giunone e Minerva. I festeggiamenti in onore della triade, incentrati sulla figura di Iovis Optimus Maximus, Giove Ottimo Massimo, erano chiamati anche con il nome di Ludi Magni e si svolgevano ogni anno alle Idi di settembre, comportando grandi parate e cortei in festa per tutta la città. Il gusto dei romani per le feste, in effetti, non era poi così nascosto. Basti pensare al fatto che quasi la metà dell'anno era di fatto dedicata ai giorni di festa. Hey, hey.
anche tempo di compere e di acquisti quotidiani, attività generalmente svolta dalle donne. Ostia, in quanto porto della capitale dell'impero, poteva godere di un'agiatezza fuori dal comune. Qui era possibile acquistare merci da ogni parte dell'impero, che erano disponibili presso il macellum, ovvero il mercato specializzato della città. In questo luogo, oltre a carne e pesce, si potevano acquistare anche cibi pronti e le mercanzie più esotiche e introvabili provenienti da tutto l'impero. Tutto intorno a questo cortile si sviluppavano poi i negozi e dal centro, questa grande vasca, serviva probabilmente per lo stoccaggio del pesce. Scene di vita comune emergono ancora oggi da questi luoghi. Su una colonna è possibile ancora leggere un graffito: legge et intellegge mutu loqui ad macellum, ovvero un'iscrizione cristiana che testimonia un miracolo avvenuto nella piazza del mercato. Continuando all'interno dei portici, nella zona del macellum, sareste magari passati accanto a questa particolare taberna, dedita alla vendita del pesce, alimento molto in voga ad Ostia. Un banco ed una vasca marmorea per il lavaggio del pesce sono tutto ciò che rimane ora. Qui un gran vociare di voci in latino discuteva sicuramente sul miglior prezzo per il pescato, ed anche in questo luogo emerge ancora una volta tutta l'umanità della gente romana. All'entrata di questa taberna si legge infatti chiaramente uno scongiuro, o per meglio dire un avvertimento. Un mosaico reca la scritta "Imbide calcote", che tradotto significa "O invidioso, io ti calpesto". La mattinata in città passava veloce. Verso mezzogiorno era già ora della seconda colazione, anche chiamata prandium. Anche qui nulla di troppo raffinato. Probabilmente vi sareste diretti alla vostra taberna di fiducia. Ritornando sui vostri passi, vi sareste diretti qui, magari rilassandovi su una di queste panchine di fronte all'entrata, o magari vi sareste affacciati a questo bancone e avreste ordinato qualcosa. La merce era esposta nei diversi scaffali presenti ed inoltre, all'interno del locale, degli affreschi illustravano i cibi e le bevande disponibili, come olive, uova, rape, cocomeri e forse anche del formaggio. Il locale era piuttosto grande e dotato di diversi ambienti. Oltre all'imponente struttura del bancone e dei diversi tavoli di servizio, era presente anche un cortile dove poter andare a consumare il pasto in compagnia di qualche vostro conoscente. Luoghi come questo rappresentavano sicuramente alcuni dei punti di ritrovo per eccellenza, dove incontrarsi, bere vino e divertirsi, in maniera del tutto analoga a ciò che accade ai giorni nostri. Fino ad ora non abbiamo ancora tenuto in considerazione una parte importante della vita quotidiana: il lavoro. Abbiamo già avuto modo di incontrare le diverse taberne che brulicavano in città, ma quali altri lavori si svolgevano ad Ostia? In quanto città portuale e snodo cruciale dell'impero, Ostia era un'importante città commerciale e i mercanti abbondavano in città. Un esempio dell'intensa attività commerciale è rappresentato sicuramente dal cosiddetto piazzale delle corporazioni, una grande piazza, connessa al teatro,
che ospitava gli uffici delle diverse corporazioni di mercanti presenti in città. Lungo il portico si aprivano le staciones, ovvero le strutture dove probabilmente era possibile contrattare i prezzi per il trasporto e acquisto di determinati beni. I diversi mosaici pavimentali, come questo, aiutavano ad orientarsi nella selva di uffici. Qui, ad esempio, è possibile leggere ancora l'iscrizione Navicul Cartag de Suo. Probabilmente qui avreste infatti potuto contrattare il prezzo di trasporto merci verso la città di Cartagine, con i diversi marinai o naviculari, come li chiamavano i romani. Ostia era quindi una città che viveva di commercio, ma oltre a una folta schiera di mercanti e alla grande moltitudine di schiavi che rappresentavano il motore pulsante dell'economia, una fitta rete di mestieri e occupazioni garantiva alla città la sua normale sopravvivenza. I fullones, ad esempio, erano gli addetti al lavaggio dei tessuti, un'attività molto redditizia nell'antica Roma. E ad Ostia erano presenti diverse fulloniche come questa. All'interno di queste grandi vasche avveniva il trattamento dei tessuti. Il fullone, stando con i piedi nella tinozza riempita con acqua e di una mistura di sostanze chimiche alcaline come urina e soda, pestava il tessuto, lo sfregava e infine lo strizzava. La gestione di una fullonica era, al contrario di quanto si possa pensare, un lavoro di grande responsabilità. I fullones erano infatti soggetti a sanzioni se restituivano vestiti sbagliati o danneggiati. Inoltre, anche se i vestiti una volta lavati perdevano il loro originario valore, la professione del fullo godeva di una certa reputazione, tanto che i fullones ad Ostia crearono una propria corporazione, chiamata Corpus Fontanorum. La mattinata è ormai volta al termine. I negozi e le varie botteghe si preparano alla chiusura e il caldo sole pomeridiano impone una sosta alle terme. Anche in questo caso ci saremmo incamminati lungo il Decumanus Maximus, alla volta del Lavacrum Ostiense, le terme cittadine, conosciute oggi con il nome di Terme di Nettuno. L'entrata avveniva da questo modesto vestibolo e sareste stati subito accolti nella sala successiva dal maestoso mosaico rappresentante il dio Nettuno, che dà appunto il nome alle terme. Il percorso alle terme è articolato in maniera piuttosto rigida. La prima sala che si incontrava era quella del Frigidarium, ovvero le vasche di acqua fredda, per poi proseguire via via con un Tepidarium, con acqua a temperatura ambiente, e un Calidarium, dove era presente acqua ad una temperatura particolarmente elevata. Per i romani le terme rappresentavano non solo il luogo dove prendersi cura della propria igiene personale, ma anche un luogo dove svagarsi, divertirsi e fare nuovi incontri, in maniera del tutto analoga a quello che accade ai giorni nostri nelle piscine e nelle palestre. E come nelle nostre moderne piscine è spesso possibile praticare anche diversi sport, così era possibile anche ad Ostia. Dalle varie sale termali si accedeva infatti a questo enorme cortile in cui era possibile allenarsi praticando diverse discipline, come ad esempio il pancrazio, la lotta, il lancio del giavellotto e la corsa. In effetti, la cultura per lo sport e la sua relativa spettacolarizzazione, basti pensare anche ai giochi gladiatori, è sicuramente una delle eredità più manifeste giunte fino ai nostri giorni e rappresenta uno dei tratti caratteristici della moderna società occidentale donatici a noi dagli antichi romani. Un altro degli svaghi molto in voga nell'antica Roma era il teatro.
ed esso non poteva di certo mancare in una città come Ostia. Come la maggior parte degli edifici principali della città, si affacciava anch'esso sul decumano massimo. Vi si accedeva passando attraverso queste arcate e si prendeva posto sugli spalti. All'interno dei portici si aprivano anche qui diverse piccole taberne dove avreste potuto acquistare uno snack da gustare durante lo spettacolo. Gli spettacoli in età imperiale avevano perso il gusto delle grandi tragedie greche in favore di rappresentazioni del mimo e della tellana, rappresentazioni con dialoghi contenenti doppi sensi osceni e trame brevi, divertenti e di attualità, che ben si adattavano ai gusti della plebe romana. Gli attori di mimo appartenevano a vere e proprie compagnie, guidate da un capo comico, o archimimus, e spesso indossavano vestiti sgargianti, detti centunculus, e una mantella, il riccium, che serviva per nascondere il capo rasato. Recitavano a piedi nudi e senza maschera, che era invece tipica delle rappresentazioni della commedia e della tragedia. I pantomimi, invece, si esibivano interpretando temi e personaggi mitologici con gesti e movimenti del corpo, che rappresentavano il solo mezzo di espressione. Scrive l'autore latino Quintiliano: le loro mani domandano e promettono, chiamano e congedano, interpretano la paura, la gioia e la tristezza, eccitano e calmano, implorano e approvano, hanno un potere di imitazione che sostituisce le parole. I pantomimi erano idolatrati dalle folle e sappiamo che, sotto Tiberio, una folla di fanatici che patteggiava per l'uno o per l'altro pantomimo venne alle mani, provocando una sommossa in cui furono uccisi molti soldati. Anche qui emerge un'umanità che in fondo non è molto diversa dalla realtà che viviamo tutti i giorni. Pensate che a distanza di tempo questo teatro viene tuttora utilizzato per le rappresentazioni e spettacoli, un'eredità millenaria che sopravvive ancora oggi. Dopo la rappresentazione teatrale ci si avviava verso il tardo pomeriggio. Le botteghe erano ormai completamente chiuse e le persone si apprestavano a concludere le loro attività quotidiane. La giornata volgeva quindi al termine. Ci si ritirava nelle proprie case per consumare l'ultimo e più importante pasto del giorno, la cena, che cominciava solitamente intorno alle 4 del pomeriggio. Un orario insolito per noi, ma che all'epoca aveva perfettamente senso. In un mondo in cui l'illuminazione e le attività quotidiane dipendevano quasi completamente dalla luce del sole, era una buona consuetudine chiudere la giornata finché l'illuminazione lo consentiva. Di notte, infatti, le strade cittadine, scarsamente illuminate dal fuoco delle torce, erano tutt'altro che sicure, e cenare presto significava anche per gli ospiti un tranquillo e più sicuro ritorno a casa. Ospiti che spesso nell'antica Roma si autoinvitavano per scroccare una cena a scapito delle famiglie più facoltose, la cui ospitalità e clientelismo rappresentava motivo di vanto in città. Verso il tardo pomeriggio saremmo stati quindi accolti all'interno di una domus come questa. Probabilmente, come ospiti, saremmo stati sicuramente meravigliati dalla qualità dei mosaici, oppure dalla leggerezza e dallo sfarzo del ninfeo. Il padrone di casa, il Dominus, ci avrebbe accolto presso questa sala di rappresentanza,
dove il prezioso mosaico in opus sectile avrebbe sicuramente attirato la nostra attenzione. Tuttavia, all'interno della domus, tutto richiamava l'opulenza e potere che il padrone di casa era desideroso di ostentare. All'interno di queste stanze avremmo potuto poi conoscere e incontrare la sua famiglia e scambiare 4 chiacchiere in attesa degli altri ospiti. Il banchetto veniva solitamente allestito dalla matrona di casa, la domina, con l'aiuto delle sue schiave. Si mangiava sdraiati sul fianco sinistro, attingendo le vivande con il braccio destro. Sul tavolo c'erano anche antipasti e stuzzichini vari, la cosiddetta gustazio. Non c'erano tovaglioli e ci si puliva le mani intingendo le dita in piccole brocche d'acqua. I banchetti più sfrenati potevano continuare anche fino a notte inoltrata e si chiudevano con la commissatio, la cerimonia che poneva fine al banchetto. Essa prevedeva che si bevessero d'un fiato una serie di coppe, così come prescriveva il presidente della cerimonia. I convitati, disposti in cerchio a partire dal più importante, bevevano passandosi poi la coppa e brindando. L'opulenza e l'eccesso dei banchetti era però tipico solamente delle classi più agiate e benestanti. Infatti, la maggioranza della popolazione era rappresentata da uno strato popolare fatto da persone povere o poverissime che vivevano in strette stanzette, per lo più in affitto, all'interno delle insule. Essendo l'unica affollatissima culina o cucina del palazzo sistemata nell'atrio comune, una sorta di cortile, molti erano ridotti a cucinare alla meglio sui bracieri e altri ancora acquistavano addirittura l'acqua bollente nei termopolia, i bar dell'epoca, alla base delle insule, come questo ad esempio. Questo locale, dove venivano servite vivande e vino, era in stretto collegamento con una struttura abitativa, probabilmente un albergo. Se foste stati dei benestanti forestieri di passaggio ad Ostia, probabilmente vi sareste diretti qui al calar della sera. Sicuramente essa rappresentava una delle strutture di riferimento per i viaggiatori che passavano per Ostia. Siamo ormai giunti alla fine del nostro viaggio. Verso la sera le strade di Ostia si svuotavano, la gente si ritirava nelle proprie case e il buio, piano piano, prendeva il sopravvento. E quella, che era una città brulicante di attività, perdeva la sua vivacità, assomigliando un po' a queste rovine che oggi ci hanno guidato lungo questa avventura. Ma la vita di quelle persone, i loro sogni, le loro abitudini vivono ancora oggi in noi, nei nostri gesti, nel nostro modo di parlare e nel nostro modo di vivere quotidiano che tanto deve alla cultura romana. E quanto spesso è possibile camminare per la città ai giorni nostri e ritrovare in quei gesti all'apparenza comuni e senza importanza, come un caffè al bar, un pomeriggio alle terme o una giornata di compere al mercato, migliaia di anni di storia che ci rendono oggi ciò che siamo.